Sei un principiante o non principiante, ma i tuoi berretti vengono sempre troppo larghi o troppo stretti? Oggi ti do 2 metodi semplici per evitare questo problema. Ciao, sono Francesca e oggi vediamo insieme qual è il trucco. Tra i tutorial che ho fatto di berretti in questi anni, ce ne sono 2 in particolar modo che sono perfetti per principianti, pensati proprio per non dover calcolare prima i punti per avere una circonferenza perfetta. E sono questi 2. Il metodo più semplice in assoluto è quello con cui ho fatto questo berretto. In questo caso iniziamo dal punto elastico, cioè definiamo l'altezza che vogliamo per il punto elastico del berretto e lavoriamo a righe in questo senso. Quindi, anche se dovessimo montare un numero di punti sbagliato e il punto elastico venisse troppo grande o troppo piccolo rispetto a quello che vogliamo, disfare sarà super veloce perché avremo lavorato 4 righe da 10-11 punti. Una volta definita l'altezza, lavoriamo tutta una striscia e questa striscia deve essere lunga come la circonferenza della testa per cui stiamo facendo il berretto. E la facilità sta nel fatto che man mano che lavoriamo la striscia possiamo provarla sulla testa. Deve essere un po' tesa, non completamente, ma un po' tesa, perché poi il lavoro cede e quindi in generale i berretti devono avere una circonferenza un po' più piccola rispetto a quella della testa. Una volta definito quanto lunga deve essere questa striscia, chiudiamo la striscia in cerchio, unendo l'inizio e la fine del lavoro, e cominciamo a lavorare a giri tutto intorno per creare il corpo del berretto. E in questo caso si usa solo il punto basso, quindi in assoluto è il berretto più semplice da fare all'uncinetto e quindi perfetto per principianti. Inoltre possiamo usare tanti filati diversi, anche se in generale questi vengono meglio con filati da usare con uncinetti da 4,5, 5, 6 mm o di più nel caso volessimo fare un berretto bulky. Il secondo metodo che ci permette di lavorare il berretto senza definire la circonferenza all'inizio è quello che vi mostro in questo tutorial. In questo caso lavoriamo tutto il berretto a righe verticali, avanti e indietro. Quindi l'unica misura che dobbiamo definire all'inizio è l'altezza totale del berretto e per questo basta avere un berretto a casa che ci piace, che ci sta bene, misuriamo quanto è alto e teniamo quella misura, aggiungiamo 1 centimetro perché poi qui perdiamo un po' di altezza quando chiudiamo insieme le righe e quella è l'altezza che vogliamo per il nostro lavoro, cioè la lunghezza che devono avere le catenelle iniziali. Magari aggiungete altre 2-3 catenelle alla riga di catenelle iniziali e lavorate la prima riga e misurate. Se va bene tenete così, se è troppo lungo disfate 2-3 catenelle e lo potete fare senza disfare il lavoro snodando il nodino iniziale. In questo modo avete definito l'altezza, da lì lavoriamo un rettangolo che poi chiudiamo in cerchio, ma anche in questo caso man mano che lavoriamo il rettangolo possiamo provarlo intorno alla testa e quindi la circonferenza la definiamo anche in questo caso via via che lavoriamo e sbagliare diventa impossibile. Alla fine chiudiamo in cerchio e chiudiamo qui su. In questo caso anche ho lavorato punti bassi in costa dietro, quindi anche in questo caso super semplice e adatto a principianti. Questo in particolar modo è un berretto, uno schema che viene bene con filati grossi oppure come in questo caso lavorati doppi. Quindi anche qui uncinetti da 5, 6, 7 o più. Una volta che avrete preso più dimestichezza con i primi 2 schemi più semplici, potete approcciare questi schemi che sono sempre facilitati dal fatto che lavoriamo in verticale e quindi non dobbiamo calcolare la circonferenza prima, però richiedono qualche calcolo in più o la conoscenza
di punti un po' più elaborati, come in questo caso. Però rimangono comunque schemi semplici, anche questi, in cui possiamo misurare la circonferenza man mano che li lavoriamo. Come regola generale, la circonferenza del berretto deve essere sempre 3 o 4 cm in meno rispetto alla circonferenza della testa, perché i berretti ad uncinetto sono sempre molto elastici e quindi è importante che il berrettino sia più piccolo rispetto alla testa. Cosa importante, un mio consiglio: se siete incerti sull'altezza del berrettino, meglio un po' più alto che un po' più basso, perché se è alto possiamo creare un risvolto più grande, ma se è corto poi diventa bruttino. Quindi nell'incertezza un mio consiglio: tenetelo un po' più alto piuttosto che un po' più basso. E poi l'altra cosa che fa la differenza è il filato che scegliamo. Per alcuni di questi berretti riutilizzerei il filato che ho usato quando li ho fatti, tipo per questo che è un filato meraviglioso. Per altri utilizzerei filati diversi oggi, filati che ho provato nuovi e che mi sono piaciuti anche di più. In generale, se vi piace il berretto grosso, dovete scegliere un filato da lavorare con uncinetti da 5, 6, 7 mm, oppure filati da usare con uncinetti da 4 e li usate doppi, come in questo caso. E anche usare il filato doppio non è super semplice per un principiante, ma dà un risultato ancora più morbido al lavoro. Nella descrizione del video vi lascio una lista di filati che sono quelli che userei oggi per fare questi berretti. Sto creando una playlist con i tutorial dei berrettini più semplici che ho fatto in questi anni e li sto mettendo in ordine dal più semplice a quelli un po' più elaborati, quindi vi consiglio di salvare questa playlist che trovate nel primo messaggio fissato qui sotto il video, e se siete principianti guardate questi tutorial in sequenza e poi fatemi sapere qual è il metodo che preferite, o se avete già provato questi tutorial negli anni, come vi siete trovati, come è venuto il berrettino e se siete riusciti a risolvere il problema della circonferenza, se questo era un vostro problema. Sono certa che con questi metodi otterrete risultati perfetti e il problema della circonferenza non sarà più un problema. Fatemi sapere quale dei due metodi preferite, quale vi piace di più, quale volete provare. Se li avete già provati, scrivete nei messaggi come vi siete trovati, perché può essere un aiuto anche per altre persone. E come sempre, se fate o avete già fatto questi berrettini, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Adoro vedere i vostri lavori. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!